Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Italian Pod. Io sono Francesca e con me c'è come sempre Luca. Oggi parliamo di una cosa che secondo me ha davvero un potere magico. Il mattino presto. Sai Luca, c'è qualcosa di speciale nell'alba, quando il cielo è ancora indeciso tra notte e giorno. Le strade sono vuote e tutto sembra più tranquillo. Sì, assolutamente. E guarda, io non sono mai stato un grande fan della sveglia presto, però devo ammettere che il silenzio di quelle ore è quasi surreale. C'è una concentrazione che non trovo in nessun altro momento della giornata. E poi parole come alba, silenzio, tranquillità sono proprio perfette per descrivere quell'atmosfera. Esatto! Ti racconto una cosa. Ogni tanto faccio una passeggiata mattutina in un parco qui a Milano. C'è solo il rumore dei miei passi e qualche uccellino. In quel silenzio mi viene naturale riflettere, pensare a nuove parole, magari ripetere qualche frase ad alta voce. È come se il cervello fosse più ricettivo, no? Sì, e secondo me è proprio in quei momenti che si impara meglio. Il mondo è ancora addormentato, ma tu sei già lì, pronto a imparare qualcosa di nuovo. È un po' come avere un vantaggio segreto. A proposito di vantaggi, parliamo di disciplina e routine. Ecco, qui ammetto che ho fatto un po' di fatica. La prima volta che ho provato a svegliarmi alle 5 del mattino per studiare nuove parole, diciamo che la mia determinazione è durata poco. Però col tempo ho capito che la costanza è tutto. La disciplina non è mai facile, soprattutto all'inizio. Ma sai, basta anche solo ripetere una piccola azione ogni giorno. Tipo, scegliere una parola nuova ogni mattina e usarla in una frase. Non serve strafare, basta l'impegno e un po' di determinazione. Sì, e secondo me la chiave è proprio la ripetizione. Se ogni giorno fai anche solo una piccola cosa, diventa un'abitudine. E poi, quando la routine prende piede, non ci pensi nemmeno più. Ti svegli, fai colazione, studi una parola e via. Esatto. E anche se all'inizio sembra una fatica, dopo un po' diventa quasi naturale. E la soddisfazione di vedere i progressi, anche piccoli, è impagabile. Parlando di progressi, c'è tutto un vocabolario legato all'automiglioramento che può davvero motivare. Parole come miglioramento, crescita, energia, obiettivi. Sono tutte parole che danno una spinta, no? Sì, e secondo me usarle ogni giorno fa la differenza. Tipo dire a se stessi, voglio migliorare il mio italiano ogni giorno. Oppure, oggi raggiungo un piccolo obiettivo. Sono frasi semplici, ma aiutano a mantenere la motivazione alta. E poi, anche solo scrivere queste parole su un foglio o ripeterle ad alta voce ti fa sentire più determinato. È come se dessero energia, anche quando la voglia manca un po'. Sì, e non serve essere perfetti. Basta provarci, giorno dopo giorno. L'importante è non fermarsi, anche quando sembra difficile. Ecco, un altro aspetto fondamentale del mattino è il benessere. Parole come calma, respirare, chiarezza, serenità, gratitudine. Sono tutte legate a una mente serena. Io, per esempio, ogni mattina scrivo 3 cose per cui sono grata. È il mio piccolo rituale di gratitudine e mi aiuta anche a imparare nuove espressioni. Mi piace questa idea. Io invece cerco di prendermi 5 minuti per respirare profondamente e pensare a una cosa positiva della giornata. Anche solo dire oggi scelgo la calma può cambiare l'umore. Sì, e sono attività semplici che chiunque può fare. Bastano pochi minuti per scrivere, respirare o semplicemente stare in silenzio. E intanto si imparano anche nuove parole e modi di dire. Esatto,
E secondo me il mattino è il momento perfetto per queste piccole pratiche di benessere. Ti preparano ad affrontare la giornata con più serenità. Parlando di routine, ci sono alcuni verbi che tornano sempre utili al mattino. Svegliarsi, respirare, scrivere, ripetere, praticare. Sono verbi semplici, ma fondamentali per costruire una buona abitudine. Sì, e magari possiamo proporre una mini lista di attività pratiche, tipo svegliarsi, bere un bicchiere d'acqua, respirare profondamente, scrivere una frase in italiano, ripetere 5 parole nuove, praticare la pronuncia davanti allo specchio. Esatto, e per chi ci ascolta, provate a ripetere questi verbi ad alta voce. Mi sveglio, respiro, scrivo, ripeto, pratico. È un ottimo esercizio di pronuncia e aiuta a fissare le azioni nella mente. E ricordate, non serve fare tutto insieme. Anche solo una di queste azioni, ogni mattina, fa la differenza. Sai, Luca, spesso sottovalutiamo il potere delle espressioni idiomatiche nella motivazione. Dire, fare progressi, mostrare costanza, creare una nuova abitudine. Sono frasi che danno forza, soprattutto se ripetute ogni giorno. Sì, e magari possiamo simulare una breve conversazione mattutina, tipo: buongiorno Francesca, oggi facciamo progressi insieme? Certo, Luca. Mostriamo costanza e creiamo una nuova abitudine, anche se è difficile. Ecco, anche solo scambiarsi queste frasi, magari davanti allo specchio, può aiutare a iniziare la giornata con il piede giusto. Sì, e più le usi, più diventano parte del tuo modo di pensare. È così che si costruisce una vera abitudine linguistica. Per chiudere vorrei parlare di alcune parole chiave: cambiamento, trasformazione, fiducia in se stessi, perseveranza. Sono concetti che secondo me racchiudono tutto il senso del mattino e della crescita personale. Sì, e mantenere alta la motivazione non è facile, ma basta anche solo una frase di incoraggiamento ogni mattina. Per esempio, la mia frase del giorno è: oggi scelgo di credere in me stessa e di fare un piccolo passo avanti. Bellissima. E ricordate, il cambiamento non arriva tutto insieme, ma un po' alla volta, con perseveranza. Ogni mattina è una nuova occasione per trasformarsi. Esatto, e con questo vi salutiamo. Grazie per averci ascoltato, speriamo che queste parole vi accompagnino nelle vostre mattine. Luca, ci sentiamo presto? Certo, Francesca. Un saluto a tutti e non dimenticate, ogni mattina è una nuova opportunità. Alla prossima! Ciao a tutti e buona giornata!